Buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video, il primo del 2022. Vorrei proprio per questo augurarvi un augurio speciale per ogni sorriso che vi farà stare bene, per ogni abbraccio che vi scalderà il cuore, per ogni sogno che vorrete realizzare. All'alba del nuovo anno vi auguro una casa ricca di gioia, un cuore pieno di amore e di felicità e soprattutto una cucina piena di ricette fantastiche. Cominciamo a tal proposito la prima ricetta del 2022 e ne approfittiamo con un pandoro che ci è avanzato dalle feste. Realizzeremo uno zuccotto di pandoro al tiramisù, una ricetta davvero buonissima e semplicissima da realizzare. Cominciamo innanzitutto a preparare la crema al tiramisù. In un pentolino versiamo 100 g di acqua, 340 g di zucchero semolato e portiamo a bollore. Nello stesso tempo dobbiamo montare 175 g di tuorli. Quando vediamo che il nostro sciroppo di zucchero inizia a bollire e le bolle diventano sempre più spesse, con un cucchiaino preleviamo una piccola parte di sciroppo e lo versiamo all'interno di acqua fredda. Dovremo ottenere la cosiddetta palla morbida, cioè una pallina gelatinosa. Significa che siamo arrivati a 121 gradi e possiamo versare lo sciroppo sui tuorli che stanno montando dopo aver abbassato la velocità. In questo modo i nostri tuorli si pastorizzeranno e otterremo un tiramisù sicuro e sano. Laviamo quindi la ciotola della nostra planetaria e montiamo 500 g di mascarpone e 500 g di panna già zuccherata. Versiamo 2 cucchiai di panna e mascarpone all'interno dei nostri tuorli montati per rendere il composto il più simile possibile e riportiamo il tutto all'interno della planetaria. Lasciamo amalgamare. La crema è pronta. Prepariamo quindi il pandoro. Scartiamo la prima fetta, che è solitamente quella un po' più bruciacchiata, e procediamo a tagliarlo a fette di circa 1,5 cm. Rivestiamo una boule rotonda con della pellicola alimentare e inseriamo all'interno il pandoro, cercando di rivestire tutte le pareti della nostra boule. Dove occorre possiamo inserire un pezzettino di pandoro per richiudere i vari buchi. Ho preparato 500 g di caffè. Bagniamo quindi il pandoro senza esagerare. Versiamo uno strato di crema al mascarpone. Una manciata di gocce di cioccolato fondente. Il secondo strato di pandoro. Bagniamo con il caffè. E versiamo un ultimo strato di crema al tiramisù. Chiudiamo infine con un'altra fetta di pandoro. E bagniamo leggermente con il caffè. Richiudiamo con la pellicola alimentare e lasciamo riposare almeno 2 o 3 ore in frigorifero. Passato il tempo, prendiamo quindi il nostro vassoio di portata
Vi consiglio questo tipo di vassoio perché è contenitivo e quindi qualora dovesse uscire un po' di caffè non ci sarà nessun problema. Ho versato quindi un paio di cucchiai di crema al tiramisù sul fondo, ho rovesciato lo zucchotto e questo è l'effetto. Come vedete è bello rotondo e compatto. Con una sacca poche procediamo quindi alla decorazione. Vi farò vedere due metodi per decorarlo. Il primo è questo, facciamo semplicemente degli spuntoncini con la nostra crema su tutta la superficie del pandoro. Nel frattempo vi ricordo, se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi, è semplicissimo e siete i benvenuti. Se il video vi piace, potete anche lasciare un like e un commento. Grazie di cuore. Possiamo scrivere sul centro 2022 oppure semplicemente auguri. Spolverizziamo un po' di cacao amaro. Il nostro dolce è pronto e possiamo conservarlo in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Il secondo metodo che vi mostro è questo qui, che è ancora più semplice. Spatoliamo tutta la superficie del pandoro con la nostra crema al tiramisù e poi facciamo un giro di spuntoncini di crema. Un po' di cacao amaro e anche questo è pronto. Bene, i nostri pandori sono pronti. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, che sia magari uno spunto per voi per consumare pandori oppure panettoni che vi sono avanzati dalle feste, che potrete impiegare per realizzare un dolce davvero molto scenico ma soprattutto golosissimo perché è buonissimo. Io ne ho preparati due, uno per la mia famiglia e uno per regalarlo a degli amici che lo hanno davvero molto apprezzato. Anche adesso che ci sarà l'Epifania può essere anche uno spunto per preparare un bel dolce da condividere con tutta la famiglia, perché il tiramisù è uno dei dolci italiani davvero più apprezzati in tutto il mondo. Io vi rinnovo i miei auguri per un 2022 davvero speciale, spettacolare, pieno di amore, di successo, di serenità, ma soprattutto un anno in cui potremo ritrovare la libertà e insomma la nostra vita di sempre. Io vi mando un bacione e un abbraccio, ci vediamo domani con la prossima video ricetta. Ciao!